In molti avete apprezzato il mio video su come il cavallo vede il mondo intorno a lui. Se non sapete di cosa sto parlando, vi metto il video qui in alto a destra. Andatelo a recuperare perché contiene molte informazioni interessanti sull'apparato visivo del cavallo e tante curiosità che in parte spiegano molti dei loro comportamenti così misteriosi per alcuni di noi. Successivamente a quel video ho ricevuto vari messaggi di apprezzamento in cui mi si chiedeva di approfondire anche gli altri sensi che il cavallo usa quotidianamente per sopravvivere in natura e per interagire con i suoi simili ed ovviamente anche con noi. Quello di cui vi parlerò oggi è l'udito e come sempre lo farò usando informazioni tratte da varie ricerche scientifiche che sono state fatte negli anni. Se alcuni di voi vogliono divertirsi a leggere i vari studi e i libri da cui ho tratto queste informazioni, vi lascio tutto in descrizione. A questo punto non ci resta che iniziare, ma prima vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E se qualcuno di voi vuole accedere ai contenuti riservati, vi ricordo che potete farlo o direttamente da qui premendo il pulsante abbonati, oppure andando su matteoneorsici.club ed iscrivendovi alla classe Horseman Apprentice. Ricevo ancora dei messaggi in cui mi si chiede perché adesso i posti dove ci si può abbonare sono diventati 2. Non lo ripeterò qui, se lo volete sapere basta che vi recuperate il primo video del 2023 dove lo spiego. Magari ve lo metto qui in alto a destra per vostra comodità, ma diciamo che se potete noi preferiamo che vi abbonate a matteoneorsici.club perché riusciamo a gestire la cosa in maniera molto più semplice e veloce rispetto a gestire gli abbonati su YouTube come adesso. Alcuni di voi sanno di cosa parlo, ma adesso bando alle ciance e partiamo. Il cavallo ha una capacità uditiva simile alla nostra sulle frequenze basse, dove però noi facciamo un po' meglio, mentre la loro è un pochino più sviluppata su quelle alte. Il volume del suono si misura in decibel, come molti di voi sapranno, e per convenzione si definisce che 0 decibel è il rumore più basso che l'orecchio umano può percepire. Ecco, diciamo che il suono più basso che il cavallo può percepire ha un volume di 7 decibel, più o meno il rumore di una persona che respira tranquillamente. Gli umani percepiscono le onde sonore da 20 a 20.000 Hz, mentre i cavalli da 55 fino a 35.500 Hz. Quindi possono udire benissimo gli ultrasuoni, come quelli emessi dai fischietti silenziosi per i cani e i repellenti elettronici usati per tenere alla larga gli insetti e i roditori. Quindi, se vi capita di usare questi strumenti, ricordatevi che possono essere molto fastidiosi per i cavalli. Non sembra ci siano particolari differenze tra l'apparato uditivo di maschi e di femmine, anche se però i maschi sembrano più sensibili ai suoni, ma questo forse perché in origine erano loro che si occupavano di allarmare le fattrici di puledri in caso di pericolo. Come per noi, anche loro con l'età perdono alcune frequenze, in proporzione noi diventiamo meno sensibili ad alcune frequenze più precocemente rispetto a loro. Un cavallo intorno ai 20 anni comincia a sperimentare una perdita dell'udito da lieve a moderata, mentre noi già a 30 anni perdiamo quasi completamente la capacità di udire le frequenze più alte. Questo ci deve far riflettere e pensare che in effetti, in più di un'occasione in cui il cavallo si è bloccato durante una passeggiata, fosse realmente perché lui aveva sentito qualcosa che noi non avevamo percepito. C'è da aggiungere anche che spesso noi diamo ascolto molto più alle voci che ci gironzolano per la testa piuttosto che ai rumori che ci circondano e quindi magari non li sentiamo perché non ci mettiamo l'attenzione che dovremmo. Vi sarà sicuramente successo osservando un cavallo al pascolo che ad un tratto si sia bloccato, fermandosi e smettendo anche di mangiare. Quello lo fanno perché qualsiasi suono corporeo come il movimento della mascella o quello degli zoccoli sul terreno interferisce con la loro capacità di determinare esattamente la tipologia e la provenienza del rumore che hanno percepito. Se non ci credete, provate a mangiare le patatine mentre ascoltate un brano musicale con gli auricolari. Parliamo di localizzazione, cioè come i cavalli localizzano il suono. I cavalli hanno la capacità di capire da che parte arrivano i suoni molto ben sviluppata, principalmente per 3 fattori. Il primo sono le orecchie distanti tra loro, che danno modo al cervello di calcolare la differenza di tempo tra quando lo stesso suono viene percepito dall'orecchio più vicino alla sorgente a quando viene percepito dall'altro orecchio più lontano dalla sorgente. Con un calcolo molto sofisticato il cervello determina la direzione e quindi la provenienza del suono. Il secondo fattore è la conformazione a coppa delle orecchie che, facendo un po' la funzione di una parabola, hanno anche la capacità di ruotare fino a 180 gradi da davanti a dietro. Ed infine, come terzo fattore, abbiamo la pressione evolutiva, ovvero chi era più bravo a determinare rapidamente la provenienza di un suono in certe situazioni aveva più probabilità di sopravvivere rispetto ad altri. Eppure, nonostante questo, gli uomini riescono a fare di meglio, individuando la provenienza di un suono con una precisione estremamente più accurata.
L'uomo riesce a determinare la provenienza di un suono con una precisione inferiore ad 1 grado, mentre il cavallo riesce a farlo con una precisione che non riesce a scendere sotto i 22 gradi. I possibili motivi per questa grande differenza probabilmente stanno in un insieme di cause. I ricercatori ipotizzano che tra queste ci siano sicuramente le difficoltà nel fare delle misurazioni precise durante i test, visto che non è sempre semplice convincere un cavallo a collaborare in questi studi. Un altro motivo è il numero esiguo di soggetti che sono usati per questi tipi di ricerche. Meno sono i soggetti testati, maggiore è la percentuale di errore. Un altro motivo ancora di questa differenza nella determinazione della provenienza di un suono rispetto all'essere umano è che probabilmente a causa del suo grande campo visivo, che vi ricordo essere di circa 340 gradi, il cavallo non aveva bisogno di una così grande precisione nel determinare la sorgente attraverso l'apparato uditivo. Mentre l'essere umano, che ha un campo visivo assai inferiore, ha dovuto sviluppare molto di più questa sua capacità. Ma il cavallo com'è che riconosce gli individui attraverso il suono? Una ricerca condotta nel 2009 alla Princeton University ha stabilito che anche i cavalli, diversamente da quello che si credeva prima, riescano a collegare più informazioni sensoriali ad uno stesso individuo, tra cui ovviamente anche gli stimoli uditivi. Per farvi capire meglio, in sostanza è un po' come quando il cane scodinzola al rumore dell'automobile del padrone e non a quella del vicino di casa, anche se è lo stesso tipo di automobile. Non è solo il rumore del motore, ma anche altre informazioni come la posizione da cui arriva il suono che determina il luogo dove l'auto è stata parcheggiata, il tempo che intercorre tra quando viene aperta e richiusa la portiera e così via. Quello che è stato dimostrato dall'esperimento è che i cavalli collezionano una serie di informazioni riguardanti un individuo e poi le usano per riconoscere la presenza o la posizione ed anche lo stato d'animo. Sì, perché i cavalli riescono a riconoscere un loro simile dal nitrito che emette e dal suono riconoscono anche il suo stato d'animo, se è agitato o meno, ed altre emozioni, come quando noi, senza accorgercene, cambiamo il tono del nostro parlato in base alle emozioni che stiamo vivendo in quel momento. I cavalli percepiscono la musica come noi ed amano quella priva di cambiamenti repentini di ritmo e di volume. È stato appurato anche che la musica, sia negli uomini che nei cavalli, suscita lo stesso tipo di emozioni. Nel 2015 è stato condotto un esperimento su 70 cavalli da corsa di razza araba. Tutti erano sottoposti allo stesso tipo di allenamento ed addestramento. 30 di loro però venivano esposti per 5 ore al giorno a della musica espressamente creata per questo tipo di esperimento. Ebbene, dopo un mese di trattamento, i cavalli che venivano esposti alla musica hanno cominciato a sviluppare una frequenza cardiaca più bassa, che gli ha permesso di vincere un maggior numero di gare rispetto al gruppo di controllo non esposto alla musica. La cosa interessante è che dopo circa 3 mesi i cavalli si abituavano alla musica e tornavano a comportarsi come il gruppo di controllo. Nello studio purtroppo non ci dicono però se hanno poi provato a cambiare tipo di musica per verificare se i risultati cambiavano nuovamente. Ebbene ragazzi, spero di aver risposto a qualche vostra curiosità. Come avete visto, in fin dei conti il cavallo non è molto diverso da noi per quanto concerne il senso dell'udito. Certo è che dobbiamo riflettere un po' di più su quando la prossima volta il nostro amico si fermerà in mezzo al bosco improvvisamente e senza motivo. Magari proprio senza motivo non lo è. Grazie di avermi seguito fino a qui, fatemi sapere se vi è piaciuto il video con un commento o con un like e noi ci vediamo nel prossimo video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me for a